Buongiorno, sono Amedeo e questa è ATH. Oggi vedremo come ottenere il rispetto da parte del cavallo sulla capezza. Abbiamo visto la volta scorsa come abbiamo lavorato sulla desensibilizzazione per insegnare al cavallo a pensare su determinati stimoli esterni e a non reagire, ma a dare delle risposte. Oggi invece lavoreremo in un certo senso al contrario, perché lavoreremo sulla sensibilizzazione. La sua sensibilizzazione però riguarderà la parte della faccia del cavallo, ovvero quando noi lavoriamo con la capezza vogliamo un cavallo che ci segua, vogliamo un cavallo che risponda e venga via dalle pressioni che noi mettiamo. È per questo che oggi utilizzeremo questo tipo di capezza che abbiamo realizzato apposta per vincere le resistenze del cavallo e insegnargli a venire via dalle pressioni. Il rispetto della capezza è una cosa che ci serve moltissimo. Ci serve se un domani volessimo anche montare in capezza, se vogliamo imparare a utilizzare un bosal, ma se vogliamo anche che il cavallo non ci tiri, ci trascini in giro per il maneggio perché comincia a spingere via. Quando lo giriamo in corda non vogliamo che il cavallo ci tiri verso l'esterno. Quando stiamo passeggiando vicino a un prato non vogliamo che il cavallo ci trascini verso l'erba per mangiare. Tutto questo riusciamo a ottenerlo insegnando al cavallo a rispettare la capezza. Come dobbiamo fare? Allora, innanzitutto ci sono degli esercizi molto semplici che possiamo utilizzare. La prima cosa è chiedere al cavallo di piegare, mi metto di qua così forse è più evidente, dobbiamo chiedere di piegare la testa verso il lato, quindi di seguire la pressione della capezza. Ci mettiamo all'altezza della spalla e mettiamo della pressione. Quanta pressione serve? Tanta quanta ne servirà per far sì che la sua testa si pieghi. Quindi noi ci metteremo di lato. Adesso lui è un cavallo molto sensibile. Ci metteremo di lato, prenderemo un po', useremo il minimo di pressione indispensabile, ma il minimo vuol dire che se serve dovremo anche metterci molta energia. Cerchiamo però di fare attenzione a non entrare in un gioco in cui i cavalli spesso ci portano, ovvero un gioco di forza. Nel momento in cui loro cominciano a spingere da una parte e noi tirare dall'altra, in quel momento stiamo facendo il loro gioco. A quel punto cosa dobbiamo fare? Quando ci accorgiamo che ci stanno spingendo verso la direzione opposta, diamo dei piccoli colpi e poi riprendiamo. Diamo dei piccoli colpi e riprendiamo. Quello che vogliamo noi è un cavallo che con la minima pressione pieghi la testa. E ricordiamoci sempre, dobbiamo ripetere questo esercizio dall'una e dall'altra parte. Quindi quello che facciamo a destra lo dobbiamo ripetere a sinistra, perché i cavalli sono più allenati da un lato che dall'altro, perché come noi hanno un lato destro e un lato sinistro. Il lato preferito sicuramente sarà il più ginnasticato, quindi quello più semplice da lavorare. Il lato meno utilizzato invece sarà quello più duro, sicuramente. Ok, questo esercizio lo possiamo continuare anche lavorando al contrario, perché a un certo punto il cavallo capirà di dover girare la testa nella nostra direzione, ma non è detto. Noi gli facciamo capire che la pressione che deve seguire è quella della capezza. Quindi passeremo la lunghina dalla parte opposta, eserciteremo pressione lontano da noi. Vedete, qua sta mettendo resistenza, quindi do dei colpetti finché non cede e riprendo. Ok, e rilascio. È importantissimo il rilascio in questa fase di lavoro, perché il cavallo imparerà a rispettare la capezza nel momento in cui noi rilasciamo la pressione. Abbiamo visto come lavorare a destra e a sinistra, ma nulla ci vieta di lavorare anche verso il basso. Metto pressione e chiedo di scendere. Mi accontento all'inizio di pochi centimetri e rilascio. Richiedo e rilascio. Richiedo e rilascio. Pochi centimetri al giorno faranno molti centimetri dopo diversi giorni di lavoro, quindi accontentiamoci le prime volte. Non vogliamo che vada indietro, manteniamo la pressione, mi mette forza, do dei colpetti.
e scende. È sceso di pochissimo, ma per ora mi va bene. Rimetto pressione, cerca di sfuggire a destra e scende e rilascio. Un altro esercizio che può fare al caso nostro è anche questo. Passiamo la lunghina dietro al posteriore del cavallo, mettiamo pressione, non molta, quel che basta per far sì che la sua testa giri. E finché lui non torna da noi manteniamo quella pressione. Proviamo dall'una e dall'altra parte. Fate attenzione di avere una lunghina abbastanza lunga perché alcuni cavalli potrebbero spaventarsi e calciare. Si è confuso, manteniamo la pressione, lo seguiamo. Ok, quando fa l'esercizio giusto rilasciamo. Su cavalli un po' più problematici, cavalli un po' più difficili, possiamo utilizzare una pressione maggiore utilizzando il loro moto, la loro velocità. Cosa vuol dire questo? Poniamo di avere un cavallo che non vuol cedere a nessun costo la testa, la sua faccia con questi esercizi. Possiamo insegnargli che la capezza può avere molta forza. Quindi non dovremmo fare altro che far girare il nostro cavallo e quando sarà il momento ci metteremo giusto dietro di lui in posizione seduta e tireremo la lunghina in modo che il cavallo sia costretto a girare improvvisamente la testa. Proviamo. E rilasciamo. Deve essere un movimento unico, tiro e rilascio, non devo mantenere la pressione. Il cavallo deve sentire all'improvviso una forza che è data dalla sua velocità e dopo subito il rilascio, non devo rimanere agganciato. Mi metto dietro e rilascio. In questa maniera il cavallo impara che la lunghina ha una certa forza, sebbene la forza non ce l'abbiamo messa noi, ma in realtà ce l'ha messa lui. E quindi imparerà a seguirla al minimo, alla minima pressione. Continuiamo giorno dopo giorno a lavorare su questi esercizi. Chiediamogli di piegare a destra, a sinistra, verso il basso. E pian piano vedrete che il cavallo diventerà sempre più, ci darà sempre più risposte alle pressioni della capezza e non ci trascinerà più in giro per il maneggio per andare a mangiarsi l'erba, per esempio. Bene, per oggi, per quanto riguarda il rispetto della capezza è tutto. Ci vedremo sul prossimo video dove parleremo invece del rispetto dello spazio personale. Buona giornata a tutti!